buongiorno a tutti quanti. Come andiamo? Tutto bene? Dai. Allora, visto che c'è stato uno spam totale di rasoietti fatti in Cina, rivenduti su Amazon di qua e di là, il primo è stato lo Zonky, che ho fatto il video, e adesso c'è il Kavim, che lo stanno provando tutti, logicamente sappiatelo che se li stanno provando tutti perché sono stati mandati dai produttori come li hanno mandati a me, quindi non ci nascondiamo dietro le cose. Questo rasoietto tra i due, quello che fa subito la differenza è il prezzo, perché comunque questo qua costa metà, mi sembra che costa sui 7, 8, 10 euro, non mi ricordo neanche, non ho neanche di preciso guardato. Comunque in descrizione del video vi lascio il link Amazon, che se vi piace lo prendete da lì, così date anche un sostegno al canale. I Zonky però c'è da dire che costa di più, però cioè, il peso, come è fatto, tutto quanto vi dà una sensazione di qualità molto più alta, quindi perlomeno tra virgolette il prezzo è correlato anche alla qualità che avete in mano. Ciò che conta dopo però è come rade, quindi lo Zonky non mi è dispiaciuto, non è il rasoio del secolo, non mi è dispiaciuto. Vediamo questo come va. Questo magari a un prezzo ancora più basso potrebbe valerne ancora più la pena, perché se devo spendere 20 euro, 17, 18, anche con lo sconto del gruppo che abbiamo, ad esempio su Vanity Stock ci sono i Romer 7 che ho fatto arrivare dall'India, che secondo me come taglio e tutto sono tanta roba, con qualche euro in più c'è l'italico, quindi cominciamo ad andare su un prezzo dove si può cominciare a scegliere, ok? Invece quando spendi pochi euro come questo cominci ad avere già più difficoltà. E ora ci mettiamo dentro il rasoio e le lametta, scusate, io non uso le sue perché non le conosco e quindi non posso giudicare un rasoio con le lamette che non conosco, e andate tranquillo che non è stato progettato con quelle lamette là, quindi lo provo con una lametta che conosco molto bene, che è la Natchez. Dopodiché ho altri set da provare, che è un bel po' di tempo che vi dovevo portare, però ragazzi, siccome c'è un rasoietto che se ne stava un pochettino andando, voglio vedere se funziona ancora, non è più in produzione, quindi porto una cosa che avevo lì a casa da tanto tempo, è bellissimo, Sweet Comb Chicago. Guardate però cosa ha fatto, vedete? C'è la forma delle casette dell'ape, no? E restando là 2 anni, 3 anni, ma sa 2 anni, 3, 4 che ce l'ho là una vita, si è formato tutto l'olio, cioè è andato un po' in superficie l'olio, sembra che sia veramente miele, è una roba assurda. Speriamo che almeno funzioni ancora, che insaponi ancora, sarebbe veramente bello. È vegetale, ha dentro, potete guardare voi, da voi, ha dentro tantissime, vediamo se mette a fuoco. No, non mette a fuoco. Mette a fuoco solo me, non importa. Comunque sono dentro tanti ingredienti naturali e quindi adesso andiamo a provarlo. Usiamo un pennellino che abbia il ciuffo abbastanza compatto. Uso questo, così che riesco a prelevare bene. Vediamo come va, sono curioso. Alla fine proveremo anche queste due colonie che si scalda l'acqua, che sono arrivate su Vanity Stock. Ragazzi, fantastiche, ve lo dico già. Mega Mare e Black Afghano come profumazioni, ma si sente, cioè sono proprio identiche agli originali. Identiche nel senso, non aspettatevi 24 ore di proiezione e evoluzione da far paura, però per 2-3 orette, 4 dopo la rasatura ve le portate dietro una profumazione molto simile all'originale. Tra l'altro costano una ventina di euro. Sotto, sempre link in descrizione, c'è il codice sconto del 20% con il link che vi dà il 20% direttamente, metto sempre un po' di gel alla barba, che gli dà il 20% di sconto, non è male.
Vi ricordo anche, sempre su Vanity Stock, sono arrivate tantissime lamette. Ho fatto arrivare diverse lamette anche dall'India e di qua e di là, e alcune tipo le RK, le Plus o qualcos'altro. Insomma, ce ne sono 2 o 3 che mi sono piaciute veramente tanto. Quindi, se magari fate un acquisto, buttateci dentro qualche lamettina perché ci sono cose molto molto interessanti. E adesso andiamo a vedere se sto sapone funziona ancora dopo una vita. Sembrerebbe di sì. Vado giù nel lavandino a prelevare perché altrimenti rischiamo. No, forse ce la faccio. Mi dispiaceva usarlo perché era troppo bello. Se vedeste casette, mi dispiaceva rovinarle, quindi non l'ho mai usato, è rimasto là. E magari cambi stagioni, caldo, freddo, caldo, freddo, caldo, freddo, passa un anno, 2, 3, non gli si può neanche dire niente perché insomma anche i saponi hanno una scadenza, non è che soprattutto saponi molto moderni, che comunque sia nonostante gli anni che ha, aveva già tanti componenti, i miracoli. Mamma mia, si monta. In più ho usato questo perché alla fine useremo le colonie. La colonia o il Megamare di Black Afghano, perché questo qua praticamente non ha profumazione. Non ce l'ha mai avuta nemmeno appena preso, quindi penso sia proprio di suo, senza profumazione. Non penso l'abbia perso. Tra l'altro è un sapone che io avevo comprato tra un lotto di saponi già un po' datati, quindi immaginate voi, mi sa che avrà 5-6 anni. Mamma mia, se ne vuoi via poco. Però monta alla grande, dopo se serve aggiungiamo, perché non voglio farvi perdere tutta la giornata a vedere un video. Proviamo sto allora, delicatissimo, più delicato dello Zonky, molto molto più delicato. Dà l'impressione di permettere molto in viso. Molto caruccio, molto caruccio. Guarda, vi dico la verità, non ho voluto essere prevenuto in nessun modo perché a volte sono solo trovate pubblicitarie, ma magari
ogni tanto fanno anche uscire cose interessanti. E vi devo dire che, tra l'altro, quella barba che avevo ha uno scarico micidiale, cioè neanche il Clio One 6 non scarica bene così, perché ogni tanto lo devo smontare. Vi dico che non me l'aspettavo. Rasoietto molto leggero, sembra fatto in alluminio, può essere anche che sia fatto in alluminio. E qua mi si è fermato un po' di pelo, però ne avevo tanto, quindi ci può anche stare. Su un lato qua mi si è fermato un po', adesso lo tiro via e lo lavo. Ok. Non so se è alluminio o qualche altra lega. Però non è una cosa cioè il manico un pochettino di senso ve lo dà, quindi è leggero ma non fastidioso, non troppo, ecco. Chi ama i rasoi leggeri mi sa che con questo qualità-prezzo hai fatto bingo. Adesso vediamo come va. Per adesso mi sembra che mi stia permettendo cose incredibili, che tanto che sono abbastanza scioccato, perché lo Zonky ad esempio è un rasoio che sì, fai, ma cominci ad arrivare al contropelo e via dicendo, devi avere un attimino di mano. Qui invece mi sta, cioè, boh. Non parliamo troppo presto, però. Perché un rasoio si giudica sempre nel contropelo. Novità sul rasoio Goodfellas, è arrivato il 34C in acciaio, bellissimo ragazzi, bellissimo. E sono arrivati i Progress, Mercury Progress con quei nottolini in nottone e cromato lucido. A me non piaceva quello in plastica proprio. E quindi sapete sempre nel link in descrizione, se vi fa piacere, che vi interessano, ci avete link e anche uno sconto del 5%, senza contare che poi avete il cashback del 10% una volta fatto l'acquisto, quindi direi niente male. Ragazzi, sto rasoietto qua è una bomba a mano. Anche perché il sapone sia un'ottima scorrevolezza, però come protezione si sente che gli manca qualche burro, qualcosa, cioè c'ha molti oli, è molto scorrevole e questo già comunque è tanta roba. Il sapone è veramente ottimo, peccato che non lo facciano più, perché questo è un sapone che avrebbe potuto avere veramente un bel futuro, ma non c'è più. Quindi il rasoio si sta comportando non bene ma di più. Adesso vediamo solo una cosa come profondità di taglio, perché sembra comunque molto molto mild, però ragazzi una settimana di barba l'ha fatta sparire, l'avete visto anche voi.
Allora, per arrivare a un buon BBS bisogna un pochettino spingere, quindi un rasoio abbastanza mild. È un pelo sotto, è sotto un italico secondo me. Però è un po' di più di un Gillette King. Quindi è un'ottima alternativa sia per chi inizia e anche per chi secondo me vuole un'alternativa al Gillette King, può pensare di portarsi a casa sto rasoietto perché è veramente tanta roba. Non me l'aspettavo. Ho detto tanto adesso chi se ne frega, se devo distruggerlo lo distruggo perché mi mandi un rasoio da 3 euro, neanche costasse 200 che diventa automaticamente bello. Se funziona funziona, se non funziona non mi interessa niente. Dico quello che è, ormai lo sapete come sono, quindi mi metto giusto un pelino di crema perché sul post rasatura il sapone metto Ortus Fratis che ne ho qua un po'. Sul post rasatura il sapone non è stato proprio qualcosa di meraviglioso. Ho lasciato la pelle alla vecchia maniera di vecchi saponi, un pochettino tirata. Non male, ma un po' tirata. Infatti anche nella zona baffi qua. Ok, notate che come profondità non è una roba mostruosa, però ragazzi vi porta a una gran buona rasatura. Black Afghano o Mega Mare? Andiamo di Mega Mare oggi, che è una giornata calda. Speciale ragazzi, ve lo potete mettere anche un po' addosso nella maglietta così ve lo portate dietro un pochettino in più. Buono, buono, buono. Cioè ragazzi, averne mezzo litro per meno di 20 euro, tanta roba. Tra l'altro è anche made in Italy, ma è proprio buono, buono, buono. Buono. Agrigento, molto buono. Distribuito da World Array, che è praticamente distribuito da Vanity Stock. Molto buono ragazzi, se vi capita buttateci dentro uno e dopo scommetto che ci butterete dentro anche quell'altro, perché è tanta roba. Bene, pennello ragazzi, Pantaray, sintetico, ciuffo G5, insomma quello chiaro, fantastico, uno dei miei pennelli preferiti, quindi non aggiungo altro, uno dei migliori sintetici che ho a casa, adoro la follia. È un rasoio che incredibilmente questo Kavim mi ha completamente lasciato di stucco. Un rasoietto fantastico, vi porta comunque un buon risultato. Se spingete per arrivare al BBS, ve lo dico, qualche micro punto ve lo portate a casa perché è un rasoio che ha i suoi limiti, ecco. Non è un 316, non è un Rocca, non è un R41, è un rasoio dolce, un peletto più di un King, un po' meno di un italico, ragazzi, che vi porta a casa delle rasature fantastiche. Se lo usate in piena scioltezza, anche spingendo un pochettino per arrivare a un pelo in lama senza esagerare, è un rasoietto che per quello che costa, secondo me, è da provare. Ecco, chi non vuole spendere tanto ma vuole un bel rasoio da goderselo tutti i giorni, questa è la scelta adatta e vi lascio il link Amazon qui nella descrizione del video. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ragazzi. Bye bye.